Ci sono film che non ti parlano, ti urlano addosso. Film che ti prendono per mano, ti trascinano in un weekend di pura follia, ti fanno ridere, ti fanno riflettere e magari ti fanno anche rivalutare quella scelta discutibile che hai fatto a 20 anni il sabato sera alle 3:15. Ecco, oggi tiriamo fuori dalla polvere delle VHS uno di quei film, uno che non vi aspettate. Oggi scaviamo in una piccola gemma dimenticata del cinema britannico, Human Traffic, film del 1999 scritto e diretto da Justin Kerrigan. Un titolo che all'epoca in UK fece un rumore assurdo e che fuori dai confini britannici invece è finito dritto nell'angolo dei film che nessuno ricorda, ma che meriterebbero molto di più. Siamo a Cardiff, fine anni 90. 5 ragazzi, Jeep, Lulu, Coop, Nina e Moff, vivono le loro settimane come un'eterna zona d'attesa. Lavoretti, noia, frustrazioni e la sensazione costante di non avere un vero posto nel mondo. E poi arriva il weekend, il sacro, glorioso weekend. Discoteche, rave, sesso, amicizia, droghe sintetiche, paranoie, risate, identità in crisi e quella sensazione tipicamente da generazione X di essere i figli di mezzo della storia. E sì, sembra leggero, ma non lo è così tanto. Il film li segue in un'unica gigantesca notte fuori porta, un'odissea techno dove ognuno di loro porta un pezzo di inquietudine, di ironia, di ribellione, ma anche di fragilità. Non vi spoilerò dove li porta questa corsa notturna, ma credetemi, ne vale la pena. Una delle cose più sorprendenti è come il film è girato. Kerrigan, al suo primo film, si lancia in un montaggio velocissimo, quasi da videoclip, rottura della quarta parete, flashback dinamici, scene surreali che spuntano dal nulla e un umorismo tagliente che sa di pub alle 23:58. È cinema indipendente british allo stato puro, brillante, nervoso, sincero. E poi c'è quella scena assurda nel bar, quella in cui tutti cantano in stile musical un inno nazionale riscritto per la loro generazione. E quando arriva il coro Who is the Queen? Beh, lì capisci che il film non ha paura di prendersi gioco di niente e nessuno, ed è fantastico. In più è girato in pochissimi ambienti, ma non te ne accorgi. La regia tiene alta l'attenzione fino all'ultimo minuto. Ogni personaggio porta un frammento della grande ansia collettiva di fine millennio. Jeep, convinto di avere problemi sessuali causati dalle droghe e terrorizzato dall'idea di non valere più nulla. Lulu, tradita e disillusa, che cerca di rimettere insieme una dignità che qualcuno ha pestato come un chewing-gum per strada. Coop e Nina, coppia affiatata ma martellata dalla gelosia tossica di lui. Moff, il più giovane, schiacciato dalle aspettative familiari. I genitori boomer da una parte, i rave dall'altra. Due pianeti che non si parlano. La scena a tavola con i genitori di Moff è un capolavoro. In 5 minuti ti mostra l'intero abisso generazionale tra baby boomer e Gen X. Ridiamoci su quanto vogliamo, ma fa male e fa pensare. E poi, piccola chicca per i fan delle serie TV. Tra i personaggi secondari c'è un giovanissimo Andrew Lincoln. Sì, proprio lui, quello che anni dopo diventerà una star mondiale interpretando Rick Grimes in The Walking Dead. Vederlo in questo film è come beccare un easter egg anni 90 piazzato nel passato. Appare, sorride e tu pensi, ammazza oh, e chi l'aveva riconosciuto? Human Traffic non è solo una commedia sul weekend dei ragazzi gallesi. È un film che fotografa una generazione che non trovava un posto nel mondo. I protagonisti cercano libertà, connessione, identità e un momento, uno soltanto, in cui sentirsi vivi. E per trovarlo scappano. Nella musica, nelle sostanze, nel clubbing, negli amici, in quella famiglia alternativa che scegli quando quella biologica non ti capisce.
E il bello è che lo racconta senza pesantezza, senza moralismi, senza prediche. Ti fa ridere, ti mette davanti a un malessere molto reale e poi ti strappa un'altra risata. È un equilibrio difficilissimo, eppure Kerrigan ci riesce. La colonna sonora è un viaggio dentro la UK dance culture degli anni d'oro. Armand Van Helden, Fatboy Slim, Underworld, Carl Cox, Orbital, Primal Scream. Una lista che oggi sembra la tracklist perfetta di un rave nostalgico. La musica non accompagna il film, è il film, è il collante emotivo che tiene insieme i personaggi, le loro paure e quell'effimero senso di appartenenza che dura una notte e poi svanisce. All'uscita in UK fu un successone. Vinse anche il British Independent Film Award, ma non è mai davvero esploso fuori dai confini britannici. Perché? È troppo legato al contesto culturale UK del 99. Il suo umorismo è molto british, molto locale. Il clubbing di quegli anni oggi è quasi archeologia. E il film non aveva un vero gancio commerciale internazionale. Ma questo non vuol dire che non valga la pena di recuperarlo. Anzi, oggi funziona ancora meglio, perché è uno spaccato onestissimo della generazione X, senza il filtro della nostalgia patinata. Human Traffic è un film ingiustamente ignorato. Fa ridere, fa pensare, ti fa ballare con la pupilla dilatata metaforica e ti lascia addosso quella malinconia buona dei film che parlano di noi quando eravamo giovani o quando avremmo voluto esserne un po' di più. È cinico, affettuoso, sballato, fragile. È il ritratto di ragazzi gallesi che però somigliano tantissimo ai ragazzi italiani, spagnoli, francesi, americani della stessa generazione, perché quel malessere lì, quello della Gen X, non aveva confini. Se vi piace il cinema indipendente, la cultura rave, l'umorismo british e le storie che ridono mentre ti raccontano qualcosa di vero, questo è un film da recuperare subito. Voto 8 su 10. I'm trying to be myself, understand everyone. It's a mission and a half. Looking at everyone, trying to learn something, but I'm getting more confused. It's hard being